Ciao carissimi, oggi so per certo che farò felici tanti di voi che nel corso di diverse occasioni mi hanno scritto e mi hanno chiesto, sia in via privata che sotto ai commenti, di fare qualche video con la carne di agnello. La carne giusta ce l'ho, per cui vi accontento con questa semplicissima ricetta ma dal sapore autentico calabrese. Buona visione! La nostra bella regione è famosa per la sua cucina ricca di sapori intensi e autentici e proprio la carne di agnello che preparerò quest'oggi è un elemento chiave davvero in molte ricette tradizionali e spesso è preparata con erbe aromatiche locali come rosmarino e origano. È proprio questa preparazione che oggi voglio farvi vedere come si fa a casa mia. È molto semplice. Ovviamente dobbiamo partire da un'ottima carne di agnello che abbiamo prima sezionato e poi andiamo a sciacquare sotto l'acqua corrente. Oggi porteremo in tavola davvero un capolavoro di sapori che riflette proprio la passione e la storia culinaria di questa nostra meravigliosa regione. Ci spostiamo dunque subito ai fornelli, dove in una padella antiaderente bella capiente andiamo a mettere un bel fondo di olio extravergine di oliva, di quello buono, mi raccomando, è importantissimo. E sia da noi che anche in altre regioni italiane la carne di agnello è spesso associata alle celebrazioni pasquali. Quando l'olio è bello caldo, con cura, passione e amore soprattutto, perché in cucina, ragazzi, ci vuole amore, disponiamo i pezzi nella padella stessa, in questo modo qua. Sempre per ritornare alle tradizioni, c'è da dire che nelle famiglie erano davvero maestre nell'utilizzare tutte le parti dell'agnello, proprio per evitare gli sprechi. Questo infatti includeva non solo i tagli di carne più comuni, con più polpa, con più carne, ma anche le frattaglie, come ad esempio il fegato, il cuore e il cervello stesso, che venivano poi comunque cucinati in modo anche creativi e deliziosi. Prima dell'avvento anche della refrigerazione moderna, erano le famiglie calabresi anche molto esperte nell'utilizzare metodi di conservazione come la salatura e l'essiccazione, proprio per mantenere la carne di agnello per periodi più lunghi, e questo consentiva anche loro di godere di questo alimento prezioso anche al di fuori della stagione di macellazione. Adesso facciamo rosolare per bene la carne da ogni lato, ogni tanto la giriamo affinché si vada a creare quel colorito uniforme da ogni lato. Successivamente poi andremo ad aggiungere il profumo con le spezie, con gli aromi, metteremo anche l'aglio, ma prima di tutto ciò dobbiamo fare una bella sfumata con del vino bianco, naturalmente di Verbicaro. Per la sfumatura a volte magari uno pensa che deve mettere vino secondario, però è importante mettere sempre vino di qualità, perché come dico sempre, quello che ci mettiamo poi, quello ci verrà restituito. Ok? Vedete come sta prendendo man mano colore, ogni tanto la giriamo e poi procediamo. Adesso vi faccio vedere tutti i passaggi. Intanto il profumo, e soprattutto gli amanti di questa delicata carne potranno già percepirlo, pur non essendo qui vicino a me, perché questa carne di agnello a chi piace davvero fa andare in fermentazione le papille gustative. Se vi fa piacere, nei commenti scrivetemi voi come lo preparate e la vostra zona di appartenenza, così magari chi leggerà di conseguenza i commenti potrà scoprire tante altre varianti a seconda del vostro posto. Ed intanto a fiamma alta andiamo a sfumare con un bel bicchiere di vino bianco. Poi, una volta evaporata la parte alcolica, andiamo ad aggiungere dei rametti di rosmarino. Potete anche utilizzare soltanto gli aghi oppure tagliuzzarli. Noi lo mettiamo in questo modo intero perché al piccolo Pietro non piace tanto e poi lo possiamo rimuovere, però il profumo così
penetra ugualmente nella carne. Abbiamo messo anche una bella spolverata di origano del Pollino, selvatica, profumatissima, e poi qui in questa preparazione è importante l'aglio. Ce ne vuole un po' in più perché la carne così assorbe anche questo gusto delicato. Magari potete togliere l'anima in modo che l'aglio diventa più digeribile e anche più leggero. Una spolverata di sale e adesso lo dobbiamo lasciar cuocere. Piano piano, senza fretta, mettiamo un bel coperchio e lasciamo andare. Certamente la fiamma dobbiamo tenerla bassa. Una volta che abbiamo sfumato la carne non c'è bisogno che la fiamma sia eccessivamente alta, perché dobbiamo dare il tempo alla cottura di penetrare fino al centro. Più o meno come tempi di cottura per tutto ci vorrà una buon 3/4 d'ora, diciamo, ecco, mezz'oretta, 3/4 d'ora. Ogni tanto togliete il coperchio, la rigirate affinché è importante che poi la cottura sia uniforme da tutti i lati. Vedete? Guardate che bel pezzo, questa bella costoletta. Non vedo l'ora di metterci le mani, anzi, mani e soprattutto i denti. E aspettare la fine cottura. Non è che ci sono soltanto io qui. Vedi papà, questo è il mio pezzo preferito, la coda, e dopo ti faccio vedere come si mangia. Stai aspettando tu? Sì. Direi che buon sangue non mente. Infatti la coda è una delle parti più prelibate perché contiene una giusta parte di grasso e collagene, e si sa, il grasso dà sapore alla carne. Direi cottura perfetta, possiamo togliere il tutto dalla padella. Voi quale pezzo preferite? Io questa con l'osso sicuramente. Guardate come soffrigge ancora pur tirandola fuori, guardate che colore, che bella rosolatura. Adesso un bel bicchiere, anzi anche 2 direi stasera, che c'è una bella temperatura fresca fuori, quindi anche un paio di bicchierozzi di vino con questa bella carne succulenta, succosa e profumata, ci sta davvero bene. Mamma mia ragazzi, già il primo morso, seppur ancora molto molto calda, si sente quanto è tenera e succulenta. La carne di agnello ha un sapore distintivo che può essere descritto come ricco e avvolgente, direi, e nonostante il suo sapore robusto, l'utilizzo delle erbe aromatiche gli conferiscono una delicatezza davvero e una fragranza invitante e molto piacevole. È considerata spesso gustosa grazie alla combinazione di sapore e consistenza. Poi la parte del grasso e il collagene possono rendere la carne ancora più morbida, soprattutto quando è cotta lentamente. Ed ecco, qui è rimasto soltanto l'osso. E vediamo il piccolo Pietro invece come se la cava, e come aveva già anticipato si è fiondato subito sulla coda e costate. Brucia un poco ragazzi. Buona, ma brucia. Avete visto come si toglie con facilità dall'osso? Questa perché la cottura è davvero perfetta. Ma ditemi voi, vi è venuta la voglia di un bel pezzo di agnello?